Forse la prima cosa da dire è che nella maggior parte dei casi non ti manca davvero quella persona. So che questa frase può sembrare dura, soprattutto se c'è qualcuno che continua a tornare nei tuoi pensieri dopo mesi o addirittura anni. Eppure, più osservo questa esperienza, più mi accorgo che molto spesso ciò che continua a occupare spazio nella nostra mente non è la persona reale, è qualcosa di diverso. È ciò che quella persona ha rappresentato, è ciò che pensavamo sarebbe successo. È la storia che avevamo costruito intorno a quella relazione, perché a volte una persona esce dalla nostra vita molto prima di uscire dalla nostra immaginazione. Probabilmente ti è già capitato. Stai facendo altro, magari stai guidando, stai sistemando casa o stai aspettando che l'acqua bolla per preparare la cena. Non stai pensando a niente di particolare. Poi all'improvviso quella persona compare nella tua mente. Basta un dettaglio, una canzone, un profumo, una strada, un luogo, e in pochi secondi ti ritrovi catapultato indietro nel tempo. La cosa strana è che spesso non riaffiorano soltanto i ricordi. Riaffiora una versione di te stesso, possiamo dire, una versione che esisteva quando quella persona faceva parte della tua vita. Ed è qui che la questione diventa più interessante, perché forse non stai ricordando soltanto qualcuno, forse stai ricordando chi eri tu. Per molto tempo ho pensato che il dolore legato a certe persone dipendesse soprattutto dalla loro assenza. Oggi non ne sono più così sicuro. Credo che una parte importante della sofferenza nasca da qualcosa che resta incompiuto. Le persone che dimentichiamo più facilmente non sono sempre quelle che abbiamo amato meno. Spesso sono quelle la cui storia ha trovato una forma, magari una forma dolorosa, magari una forma che non ci piaceva, magari una forma comunque definita. Le persone che continuano a occupare spazio, invece, sono spesso legate a qualcosa che non si è concluso davvero. Una possibilità rimasta aperta, una domanda senza risposta, una conversazione mai avvenuta. Una vita che almeno nella nostra mente avrebbe potuto prendere una direzione diversa. La mente ha una caratteristica curiosa, fa molta fatica ad accettare ciò che non può completare. Per questo continuiamo a tornare su certe relazioni, non necessariamente perché desideriamo davvero che tornino, a volte perché stiamo ancora cercando una conclusione che non arriverà. Cerchiamo una spiegazione perfetta, una frase definitiva, un chiarimento, qualcosa che metta ordine nel passato, ma il passato raramente collabora. E così continuiamo a visitarlo sperando che questa volta ci restituisca qualcosa di diverso. C'è poi un aspetto ancora più sottile. Molte persone che non riusciamo a dimenticare non rappresentano soltanto una relazione, rappresentano un'identità. Magari erano presenti in un periodo della nostra vita che oggi guardiamo con nostalgia. Magari erano associate a una versione di noi che ci sembra più libera, più giovane, più coraggiosa o semplicemente più felice. E allora, senza accorgercene, iniziamo a confondere le due cose. Pensiamo di sentire la mancanza di quella persona, quando in realtà stiamo sentendo la mancanza di una parte di noi stessi. Questa è una delle trappole più difficili da vedere, me ne rendo conto, perché ci porta a credere che la soluzione sia tornare indietro. Tornare a quella relazione, tornare a quel periodo, tornare a quella vita. Ma la verità è che non possiamo tornare indietro. Non perché sia proibito, perché non esiste più. Quella persona è cambiata, tu sei cambiato. Le condizioni che rendevano possibile quella storia sono cambiate. Eppure continuiamo a dialogare con una fotografia mentale che il tempo ha già superato. Forse è qui che nasce una parte del dolore, non dal fatto che qualcuno se ne sia andato, ma dal fatto che continuiamo a parlare con un'immagine invece che con la realtà. Continuiamo a confrontare il presente con una possibilità che non esiste più. E ogni confronto ci lascia con una sensazione che manchi qualcosa. Ma come potrebbe essere altrimenti? La realtà perde sempre quando viene confrontata con una fantasia costruita dalla memoria. Perché la memoria non conserva le persone, conserva interpretazioni, conserva frammenti, conserva ciò che per noi aveva significato. La saggezza buddista osserva questo fenomeno in modo molto interessante. Spesso pensiamo che l'attaccamento riguardi il possesso. In realtà molte forme di attaccamento riguardano le immagini mentali. Ci attacchiamo a come una persona avrebbe dovuto essere, a come una relazione avrebbe dovuto continuare, a come una storia avrebbe dovuto finire. E più ci attacchiamo a queste immagini, più facciamo fatica a incontrare ciò che esiste davvero. Forse non è un caso che alcune delle persone più difficili da dimenticare siano quelle che hanno lasciato aperta una possibilità. Quelle che non sono diventate una realtà completa. Perché una possibilità può sembrare perfetta per sempre. Non deve confrontarsi con la quotidianità, non deve affrontare i problemi reali, non deve attraversare il tempo. Rimane sospesa in una specie di perfezione immaginaria.
e la mente ama ciò che non è mai stato costretto a diventare reale. Il minimalismo in questo caso non riguarda gli oggetti, riguarda lo spazio mentale, riguarda il coraggio di riconoscere che alcune persone continuano a vivere dentro di noi non per ciò che sono state, ma per ciò che rappresentano ancora. Riguarda la disponibilità a lasciare andare non soltanto qualcuno, ma anche la storia che avevamo costruito intorno a quel qualcuno. Ed è una cosa molto difficile, perché gli esseri umani non si attaccano soltanto alle persone, si attaccano ai significati. Forse dimenticare non è nemmeno la parola giusta. Non credo che le persone importanti vadano dimenticate. Credo piuttosto che vadano ricollocate. Devono smettere di essere un luogo in cui continui a vivere e diventare una parte della strada che hai percorso. Devono smettere di rappresentare una possibilità ancora aperta e diventare un'esperienza che ha avuto già il suo tempo. Perché alle volte il problema non è che qualcuno occupa ancora spazio nella tua mente. Il problema è che continui a occupare spazio nella sua storia invece di tornare alla tua. E allora ti lascio una domanda. Quando pensi alla persona che non riesci a dimenticare, sei sicuro che ciò che ti manca sia davvero lei o lui? Oppure ti manca qualcosa che quella persona ti faceva sentire, vedere o immaginare di te stesso? Se queste riflessioni ti accompagnano nelle tue giornate, iscriviti al canale. Qui proviamo a osservare non solo le persone che incontriamo nella vita, ma anche le tracce invisibili che continuano a lasciare dentro di noi. Grazie.